Ciao, in questo nuovo video vi presento la storia di Giuseppe Di Cristina, boss di Risi, della sua infanzia nella Sicilia del dopoguerra fino agli anni della sua salita al potere nella sua famiglia. Un racconto che vi farà conoscere l'uomo dietro al nome. Se siete pronti a scoprire di più, partiamo con il video, ma prima vi chiedo solamente un bel like al video e di iscrivervi al canale per non perderti altri video in futuro su altri personaggi. Bene, ora partiamo. Nato a Riesi il 23 aprile del 1923 e soprannominato La Tigre, si trovò all'interno di una famiglia consolidata tradizione mafiosa. Infatti suo padre, Francesco Di Cristina, e suo nonno Giuseppe, soprannominato Birri Tedda, erano a loro volta capomafiosi. Suo nonno, Nonimo, fu un membro di spicco della cosca mafiosa di Riesi. Quando fu il momento di passare il testimone e dimostrare chi gli sarebbe succeduto, Don Giuseppe scelse il giorno della processione di San Giuseppe a Riesi. Quando la processione si fermò sotto il balcone di Don Giuseppe, baciò suo figlio Francesco davanti a tutta la folla per mostrare ai suoi uomini il passaggio di nomina. Quindi Francesco Di Cristina, Don Cicciu, fece cenno alla processione di continuare. Da questo momento era diventato chiaro a tutto il paese che Don Cicciu era diventato il nuovo boss di tutta Riesi. Don Cicciu ebbe forti legami con le famiglie mafiose di Palermo e con molti gruppi politici. Morì il 19 marzo del 61. In quell'occasione un'immagine sacra venne distribuita alla popolazione. L'immagine diceva: nemico di tutte le ingiustizie, dimostrò con le parole e con i fatti che la sua mafia non era delinquenza ma rispetto della legge dell'onore. Da lì il nuovo capo di Riesi divenne il primogenito, Giuseppe Di Cristina, la Tigre. Di Cristina era conosciuto come l'elettore di Calogero Volpe della Democrazia Cristiana. Il fratello del boss, Antonio, diventò sindaco di Riesi e sottosegretario del Partito della Democrazia Cristiana nella provincia di Caltanissetta. Lavorò come impiegato presso le filiali della Cassa di risparmio di Caltanissetta e Gela per poi essere assunto dal Banco di Sicilia, presso le succursali di Monreale, Catania e Milazzo. Dopo essere ritornato dal soggiorno obbligato a Torino, a causa della forte azione repressiva delle autorità nei confronti di Cosa Nostra dopo la strage di Ciaculli, Di Cristina fu nominato tesoriere della società di proprietà dell'EAS, Società Chimica Mineraria Siciliana, nonostante fosse noto alle forze dell'ordine come mafioso e fosse stato sottoposto a misure speciali. Quando messo alle strette dalla DC per i coinvolgimenti della giustizia, decise allora di favorire Artisti de Gunnella, proveniente dal Partito Repubblicano. Nelle successive elezioni Gunnella ricevette improvvisamente una valanga di voti. Nonostante l'agitazione riguardo al suo coinvolgimento con Di Cristina, fu difeso dal leader del partito, Ugo La Malfa, che lo fece eleggere con la carica di ministro. Secondo Buscetta, Di Cristina fu coinvolto nell'uccisione di Enrico Mattei, morto in un misterioso incidente aereo il 27 ottobre del 62. Gli uomini di Cristina avrebbero sabotato l'aereo di Mattei per via dei suoi legami col deputato Graziano Verzotto, nonché testimone di nozze di Cristina, e anche lui implicato nell'omicidio. Di Cristina è stato coinvolto anche nel rapimento e successivo omicidio del giornalista Mauro De Mauro, che a sua volta indagava sul caso Mattei. Nel 1970 fu ricostruita la commissione di Cosa Nostra. Una delle prime questioni che doveva essere affrontata fu l'offerta del principe Giunio Valerio Borghese per supportare i piani per un golpe ai danni dello Stato, in cambio della grazia per mafiosi condannati come Vincenzo Rimi e Luciano Ligio. Giuseppe Calderone e Di Cristina incontrarono il principe a Roma, ma Gaetano Badalamenti si oppose al piano e il golpe borghese svanì nella notte dell'8 dicembre del 1970. Uno dei suoi uomini, Damiano Caruso, fu uno dei killer che, travestiti da finanzieri, uccisero Michele Cavataglio nel 69 nella strage di Viale Lazio. Di Cristina fu arrestato ma prosciolto per mancanza di prove nel processo dei 114 che si tenne a Catanzaro nel 74 e prosciolto in un secondo processo ad Agrigento
ad Agrigento, per una vendetta tra cosche mafiose di Riesi e Ravanusa. Secondo le testimonianze di Antonino Calderone e Francesco Di Carlo, gli omicidi avvenuti a Ravanusa vennero eseguiti da Damiano Caruso su ordine di Cristina, senza consultare i boss locali Angelo Ciraulo di Ravanusa e Antonio Ferro di Canicattì, facendo così crescere il rancore di quest'ultimi nei confronti di Cristina e che li portò ad allearsi con i corleonesi di Totò Riina. Di Cristina è stato uno dei primi che ha visto il pericolo della strategia dei corleonesi di Totò Riina per dominare Cosa Nostra. Di Cristina si scontrò duramente con i corleonesi per l'uccisione del tenente colonnello Giuseppe Russo, che secondo i corleonesi era un confidente di Cristina. Fu ucciso senza il consenso della commissione, che si era opposta alla richiesta di Riina e Provenzano, dando ragione a Di Cristina. Diventò quindi il principale obiettivo dei corleonesi, proprio come Giuseppe Calderone. I corleonesi stavano attaccando gli alleati delle famiglie palermitane nelle altre province per isolare uomini come Bontate, Salvatore Inzirillo e Gaetano Badalamenti. Il 21 novembre del 1977 Di Cristina sopravvisse a un agguato, ma i suoi uomini più fedeli, Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano, furono assassinati. Nel gennaio del 78 Salvatore Greco, detto Chicchiteddu, venne dal Venezuela per incontrare Di Cristina, Badalamenti e Inzerillo per discutere l'eliminazione di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, il quale era sospettato di aver ordinato l'attentato fallito ai danni di Cristina su ordine di Riina. Greco consigliò di rimandare la decisione successivamente, ma quando ripartì per Caracas, il 7 marzo del 78, vi morì. In seguito alla sua morte, Madonia venne ucciso il 16 marzo da Di Cristina e Salvatore Pillera, che era stato inviato da Giuseppe Calderone. Così Riina accusò Badalamenti di aver ordinato l'omicidio di Madonia senza autorizzazione e lo mise in minoranza, facendolo espellere dalla commissione e facendolo sostituire con Michele Greco, detto il Papa, che era suo alleato. Di Cristina era sempre più isolato. Decise così di informare i carabinieri del pericolo dei corleonesi. Il primo incontro avvenne il 16 aprile del 1978, nella campagna del fratello Antonio. Diede un quadro completo delle divisioni interne di Cosa Nostra, dai corleonesi guidati da Luciano Liggio e la fazione opposta di Badalamenti e Bontate. Spiegò che i corleonesi avevano uno squadrone della morte segreto formato da 14 uomini che si stavano infiltrando nelle altre famiglie mafiose. Il 30 maggio del 78, alla fermata di un autobus, Di Cristina fu braccato da Bagarella e Antonino Marchese. Di Cristina provò a difendersi con un revolver e riuscì a ferire anche un killer, Bagarella, il cognato di Riina, ma ebbe la peggio e venne finito a colpi di pistola. Nelle sue tasche, Boris Giuliano troverà alcuni assegni legati al traffico di droga tra Sicilia e America e il banchiere Michele Sindona, firmati da Domenico Baltucci, esponente di spicco della banda della Magliana, che verrà anch'egli assassinato pochi anni dopo. La sua morte fu il preludio della cosiddetta seconda guerra di mafia che iniziò nell'81 con l'omicidio di Bontate. La morte di Di Cristina avvenne poi a Passo di Rigano, nel territorio di Salvatore Inzirillo, e fece così cadere i sospetti proprio su quest'ultimo. E come spiegò Di Cristina ai carabinieri, questa era la strategia dei corleonesi. Seppur folle e violenta, aveva i suoi frutti. Faceva ricadere le colpe sempre sui vecchi capi mafia, che erano più facili da individuare. Faceva ridurre il loro prestigio dei vecchi, ma elogiava invece il potere del loro crescente. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Di Cristina nella sua città natale. 10 anni dopo anche il fratello Antonio venne ucciso a Riesi. Bene, questo video ha raccontato la storia di Giuseppe Di Cristina. Abbiamo visto come Di Cristina sia riuscito a prendere il comando della cosca e come dirigeva la fase politica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a guardare altri video per scoprire ancora di più sulla storia della mafia in Italia. Grazie di avermi seguito fino a qui e vi aspetto per nuovi interessanti personaggi.